Brevetti per il controllo del meteo. Un caro saluto a tutti e tutte voi che siete su Canal 104 Plus. Informo che questo canale, per decisione di YouTube, non può essere monetizzato, ma non c'è bisogno di nessun abbonamento. Inoltre potete ricaricare liberamente tutti i video. Altri video, per ovvi motivi, sono visibili sulle piattaforme alternative che trovate attraverso il sito web www.tinelli.eu o in prima battuta sui video della pagina Indice Alfabetico. Per sostenere il tempo che dedico a produrre o tradurre i video basta anche il semplice valore di una buona tazzina di caffè. E non dimenticate di regalarvi uno dei 2 libri a disposizione, Il risveglio e Il secolare nuovo ordine del male. Grazie. Probabilmente tutti sanno che il meteo non si sta più comportando normalmente e che qualcosa è cambiato negli ultimi decenni. Con i miei oltre 70 anni lo posso affermare. I cieli sono cambiati, o meglio, sono cambiate le formazioni nuvolose rispetto a come erano prima delle irrorazioni nei cieli. C'è la bella e fornita playlist Geoingegneria che riporta documenti veri raccolti negli oltre 100 video. Consultatela anziché appioppare il termine complottista. I complottisti sono quelli che creano i complotti. Chiamatemi piuttosto complottologo. Trovate l'audio attraverso il prezioso indice alfabetico o leggendo il capitolo su Il risveglio. Pensate che sia l'umanità che ha causato tutti i disastri che stanno avvenendo in giro per il mondo? Assolutamente no. Il video che state vedendo lo avrete visto centinaia di volte e tutti coloro che hanno una certa età possono percepire che il clima non è più normale. O siamo stupidi e ignari, ma qualcosa deve essere cambiato urgentemente. Purtroppo assumersi la responsabilità di dare forma al futuro come un'umanità unita non è più possibile. Ci hanno divisi, ci hanno disgregati e ci hanno e continuano ad alimentare le paure. In questo lavoro dal titolo Brevetti per il controllo del meteo vedremo come influenzano il meteo per usarlo come arma in una guerra ibrida contro l'umanità. Non cerco di convincere nessuno, lascio che i fatti parlino da soli. Purtroppo il flusso di troppe informazioni di cui non si sa più cosa è reale, cosa non lo è, di cosa è falso e di cosa non lo è, crea confusione. Ma so che esistono parecchie fonti alle quali tutti possiamo cercare da soli per farci un'idea. Vedremo alcuni brevetti di cui faccio le schermate con la traduzione automatica in italiano. Quindi se l'intera questione dell'influenzare il meteo è totalmente priva di interesse, perché ci sono tutti questi brevetti? Voglio dire, nessuno è interessato, ma esistono un sacco di questi brevetti. Cominciamo con il primo, il brevetto degli Stati Uniti, US 3613992A. Qui sopra c'è scritto metodo di modifica del meteo, non del tempo come è stato tradotto automaticamente. Risale al 1966 e dice: la presente invenzione fornisce un metodo per produrre pioggia o neve da nubi atmosferiche naturali utilizzando agenti di inseminazione caratterizzati da un'elevata solubilità in acqua e un elevato calore endotermico di soluzione in acqua. Esempi tipici di materiali adatti all'uso nella pratica di questa invenzione sono urea, nitrato di potassio, nitrito di potassio e nitrato di ammonio. Esperimenti di laboratorio hanno dimostrato che l'urea è efficace nel produrre cristalli di ghiaccio in una nube di vapore con una temperatura pari a più 6 gradi centigradi. In esperimenti sul campo è stato osservato che l'urea causa rovesci di neve in nubi super raffreddate. Passiamo al secondo brevetto, US 3795626A degli Stati Uniti del 1970, processo di modificazione meteorologica. I prodotti di condensazione degli acidi naftalelsonfonici e delle aldeidi alifatiche del furfurale o dei composti in grado di liberare tali aldeidi sono efficaci nell'influenzare il meteo, cioè rimuovono la nebbia o le nuvole o provocano la pioggia. Ci sarebbe da leggere molto altro, ma lascio a voi la possibilità di farlo. Il brevetto successivo, US 3313487A del 1965, è un apparato per l'inseminazione delle nuvole, vale a dire un metodo, un dispositivo per creare nuvole, inseminare, impiantare, per così dire. Abbiamo anche un'immagine su come funziona il tutto, ovvero un serbatoio o qualcosa di simile. Chiunque può guardarlo in dettaglio. Metodo di inseminazione delle nuvole, numero di brevetto degli Stati Uniti US 3545677A del 1968. Di nuovo qui sotto per influenzare le condizioni meteorologiche. Anche qui abbiamo un'immagine di come si inseminano le nuvole. Numero di brevetto degli Stati Uniti US 3429507A
del 1966, Rainmaker. Il brevetto si chiama semplicemente creatore di pioggia. In poche parole, è di questo che si tratta. Questa è la prima volta che vedete un aereo? È ovvio che riguarda le scie chimiche. Le scie chimiche sono solo una piccola parte che riguarda la geoingegneria. Se state cercando le scie chimiche siete nell'angolo della cospirazione, ma questo non ha nulla a che fare con la cospirazione, perché i brevetti parlano da soli, come in questo Rainmaker o creatore della pioggia. Il brevetto successivo sembra un po' diverso, US 2005/0056705A1 del 2005. L'intera cosa riguarda sempre la modifica meteorologica della tecnologia di produzione della pioggia. Qui potete anche vedere cielo pulito, cielo limpido senza nuvole, umidità 60%, quindi NaCl, cloruro di sodio, viene seminato da un aereo, come si vede bene qui. È un aereo di inseminazione. Il vapore si condensa su queste particelle di cloruro di sodio, ovvero vapore acqueo, l'umidità esistente si condensa su queste particelle di NaCl, nuclei di quasi condensazione che vengono espulsi qui. Il risultato è: le nuvole si formano a un'altitudine di 2000-3000 metri. Le nuvole si formano qui. Non c'è bisogno di dire altro, qualcosa viene spruzzato dall'aereo, in qualche modo, sostanze chimiche, scie chimiche, perché l'aereo sta volando e questo crea una scia. Quindi parliamo di scia chimica perché le sostanze chimiche escono dall'aereo. Questo è ciò che dice qui in questo brevetto. Chiunque può vederlo da solo. Poi il tutto continua, non entrerò nemmeno nei dettagli, è abbastanza complesso su come si muovono le nuvole, eccetera. Quindi questo è tutto. Passiamo al prossimo brevetto che è US 3877642A degli Stati Uniti del 1974 dal Dipartimento della Marina degli Stati Uniti e della Marina americana ed è un brevetto per il nucleante congelante. Si legge: viene fornita una soluzione solida di ioduro d'argento e ioduro rameoso allo scopo di nucleare più efficacemente la formazione di ghiaccio a temperature più elevate rispetto ai nuclei nell'ambiente. Questi composti possono essere dispersi nell'atmosfera con attrezzature simili a quelle utilizzate per la dispersione di ioduro d'argento e l'aerosol risultante è uguale o superiore allo ioduro d'argento allo scopo di nucleare le nuvole pur essendo meno tossico, meno costoso e meno suscettibile alla fotodeattivazione da parte della luce solare rispetto allo ioduro d'argento puro. Come vedete è un documento abbastanza scientifico dove si vedono curve e così via, con diverse sostanze fisicamente, scientificamente tangibili. Questo è il punto, che non si pensi assolutamente a cospirazione, esoterismo o altro, perché quando dite quali sono i fatti, quali sono i brevetti, cosa dice il brevetto, cosa posso osservare nel cielo, tutto ha senso, a meno che siete semplicemente così convinti e accecati che continuerete a ripetere: oh, è tutta una cospirazione, siete tutti complottisti. Passiamo a dispositivo di controllo di uragani e tornado, brevetto con il numero US 20030085296A1 degli Stati Uniti dell'anno 2001. Si legge: viene descritto un metodo per influenzare la formazione e o la direzione di un sistema meteorologico a bassa atmosfera. I generatori audio sono posizionati per proiettare onde sonore verso un'area periferica di un sistema meteorologico. Le onde sonore sono generate a una frequenza per influenzare la formazione del sistema meteorologico in modo da interrompere, migliorare o dirigere la formazione. Le onde sonore possono anche essere proiettate in modo da far sì che il sistema produca pioggia. Le immagini sono anche abbastanza sorprendenti. Significa che l'energia viene iniettata o estratta a seconda dei casi. Si possono ionizzare diverse aree con l'interferometria e generare cariche dove serve. Vediamo un vecchio video del 1968 da un archivio tedesco del signor Haber. Negli ultimi minuti vorrei raccontarvi qualcosa sulle possibilità di influenzare artificialmente il meteo e il clima. Per riuscirci dobbiamo prima conoscere le leggi della natura, ovvero come funziona la macchina meteorologica. Ecco perché ne parlo da così tanto tempo. Ci sono solo due modi per influenzare realmente il meteo e il clima. Possiamo farlo solo aggiungendo grandi quantità di energia all'atmosfera o sottraendo grandi quantità di energia, perché questo è il solo modo per mettere in moto la macchina meteorologica. L'energia può essere aggiunta alla macchina meteorologica, ovvero nell'atmosfera, con l'energia contenuta in sé sotto forma di vapore acqueo. Si possono spruzzare cristalli sottili di una certa sostanza chimica
ovvero lo ioduro d'argento, nell'atmosfera e creare così nuclei di condensazione che poi causano la condensazione preferenziale del vapore acqueo. E con ogni grammo di acqua che passa dalla forma di vapore a quella liquida vengono rilasciate 527 calorie e questo può mettere in moto intere masse d'aria. Quindi, in ogni caso, come abbiamo visto qui, un uragano può essere influenzato, controllato. Questo è ciò che dice il brevetto, dispositivo di controllo di uragani e tornado. Mi chiedo, chi vorrebbe influenzare un uragano? Nessuno vorrebbe farlo. Non crediate che sia stato abbandonato dopo che ci hanno dedicato molto lavoro. Ora il prossimo brevetto, metodo per controllare gli uragani, di nuovo entusiasmante dall'anno 2009. Brevetto numero US 20100072297A1. Oh wow, non solo creare delle nuvole, far piovere o cose del genere, no. Questo riguarda i grandi sistemi meteorologici, metodo per controllare gli uragani. Ecco un'altra immagine. A proposito, qui potete vedere queste classiche torri di nuvole che oramai conosciamo tutti. Sono quelle che si alzano nelle immagini dall'alto. Ciò significa che qualcosa si sta creando nel mezzo. E, sorpresa, sono coinvolti gli aeromobili che stanno di nuovo facendo qualcosa. Oh, ci sono delle frecce che puntano lì dietro, eccone una. Potete leggere di cosa si tratta. Ciò significa che qualcosa potrebbe uscire. Perché la freccia non punta alla cabina di pilotaggio o alle ali? No, la freccia punta lì dietro, alla regione di scarico, diciamo la turbina. Ciò significa che qualcosa uscirà. Quindi, come potete comprendere, il sistema meteorologico generale gira e così via. Chiudo questa ricerca informandovi che dal 2021 tanti link sono stati censurati, oppure è necessario iscriversi a pagamento per accedere. Nel frattempo vi invito a prendere visione del video Possedere il tempo meteorologico nel 2025 attraverso la pagina Indice alfabetico postato il 21 agosto 2022. Un saluto.